Bella ragazzi. Bella ragazzi, noi abbiamo tante saldatrici, però vogliamo saldare senza saldatrici. Ma prima vi spieghiamo qualcosa sulle saldatrici. Questa è la mia prima saldatrice, me l'hanno regalata quando ho passato gli esami di terza media e vi faremo vedere come è fatta dentro, nel massimo della semplicità, poi replicheremo qualcosa di simile senza avere la saldatrice. Quindi iniziamo, vi spieghiamo la saldatura a elettrodo. La saldatura, questa è una saldatrice che salda solo a elettrodo, questi sono gli elettrodi, molti di voi li conoscono, sono bacchette del materiale che si vuole portare sui pezzi da unire, che normalmente si usa lo stesso materiale dei pezzi, quindi in questo caso il ferro sul ferro, acciaio inox sull'acciaio inox, poi ci sono particolari cose tipo nickel sulla ghisa, un metallo diverso, diventa quasi una brasatura. Quindi apriamo questa, vi facciamo vedere come è fatta, la più semplice saldatrice del mondo. Togliamo l'ultima vite, che è qua. L'ho smontata tante di quelle volte, la mia saldatrice da ragazzino la smontavo apposta per guardarmela, per sentirne l'odore. Allora, adesso qua non mi ricordo più il trucco per smontarla, c'è mica una... Sì, c'è ancora una vite dietro. Eccola qua. C'era ancora questa, per renderla rigida e piena di viti. Ok, ora si fa così, si sfila. Allora, questo è un trasformatore, un grosso trasformatore. Questo qua ha lavorato tantissimo, questo, ho costruito tantissime cose, ho costruito addirittura un rimorchio, un carro per il trattore, ho costruito dei portoni scorrevoli giganteschi, ho costruito griglie da tombino massicce, ho costruito un cancello per una villetta, eccetera, eccetera. Allora, come funziona? Iniziamo di qua. Qua abbiamo l'arrivo dell'alimentazione diretta. Terra, messa a terra, fase neutro, interruttore. Allora, dall'interruttore escono due cavi e due piccoli che vanno a una semplice lampadina al neon che scorre quando si fa la regolazione e poi si vede da questa feritoia. Qua c'erano tutte le correnti, la posizione corrispondeva a una data corrente, i tipi di elettrodi, il diametro e niente. Invece qua andiamo a finire a due morsetti che sono collegati a questa matassa qua, impacchettata, che la vedete anche di qua meglio, che è la matassa del primario, avvolgimento primario del trasformatore. In serie a questo c'è questo oggetto qua, che è un termostato di massima temperatura. Quando il primario scalda troppo, a un certo punto stacca la corrente e bisogna aspettare che si raffreddi tutto. Perché con gli elettrodi piccoli si può saldare continuamente, con l'elettrodo più grosso da 3,25 bisogna ogni tanto lasciarla raffreddare, se no scatta questo. Qua abbiamo un'altra matassa, che è l'avvolgimento secondario, quello che ci interessa. Allora, la prima matassa è fatta di piatta di alluminio, piccola. La seconda matassa è fatta di piatta d'alluminio, grosso. Il primario è alimentato a 230 volt, nel primario passa una data corrente che viene dalla rete, il secondario da una tensione più bassa, circa 70 volt, ma con una fortissima corrente, perché il prodotto tensione per corrente è la potenza, tensione per corrente riesce di nuovo la potenza. Questo trasformatore però non è un semplice trasformatore, ha un nucleo, praticamente c'è un nucleo che collega le due matasse del primario e del secondario, le due bobine, i due avvolgimenti. Collega, poi si chiude sotto e sopra il campo magnetico che genera questa, lo manda a questa. Questo elemento qua, che avvitando si inserisce dentro, va a cortocircuitare il campo magnetico generato dall'avvolgimento primario
qua a massa, e lo cortocircuita sul ritorno del campo magnetico su sto pacco di lamierini. Quindi più questo è chiuso, più la corrente che andrà, il campo magnetico che andrà a influenzare il secondario sarà minore. Se noi lo sfigliamo fuori, maggiore campo magnetico andrà a influenzare il secondario, avremo più corrente, più tensione su questi morsetti, che sono quelli che vanno alla pinza di massa e alla pinza per saldare. Questa è una saldatrice, detta saldatrice statica, funziona in corrente alternata, non è l'ideale, ma sono comodissime perché sono leggere, semplici e di basso costo. Allora, le saldatrici a elettrodo ce ne sono di vari tipi. Ci sono questa che è la più, diciamo, rozza, il sistema più rozzo, ma facevano anche delle grossissime saldatrici statiche in corrente alternata. Ne avevo una che poi me l'ha bruciata al fulmine, della SIO, Società Italiana Gas, Ossigeno e Altri Gas, degli anni 30, circa metà anni 30. Era un cassone con tanto di tubi da infilare per portarla tipo carriola, sarà pesata 120 kg, dentro aveva un trasformatore grosso così, riusciva a saldare fino al 6 di continuo con l'elettrodo da 6 mm. E poi aveva, invece che un trasformatore con un sistema a nucleo cortocircuito al campo magnetico, aveva un'induttanza variabile con un sistema di nuclei che si sfilavano e si infilavano, e quindi che cambiava il valore di induttanza di questo dispositivo, che era posto in serie al secondario. Allora, queste sono le saldatrici statiche. Poi c'erano anticamente le saldatrici a corrente continua, le cosiddette rotative. C'era un motore che funzionava con la tensione di rete, un motore trifase potente, allora normalmente era 220 trifase. Questo motore qua faceva girare una dinamo speciale, una specie di metadinamo, una dinamo con un sistema speciale che regola la corrente praticamente, e quindi generava dalla corrente alternata tensione alta trifase, movimento, energia meccanica che faceva girare la dinamo, la quale produceva corrente elettrica continua, e quindi si poteva dare, secondo i tipi di elettrodo, il positivo all'elettrodo al pezzo, il funzionamento era regolarissimo perché non c'erano interruzioni o abbassamenti di tensione come con la saldatrice a, diciamo, a trasformatore più diodi. Poi è uscita la saldatrice tipo questo trasformatore, sistemi di regolazione della corrente, più un sistema di diodi rettificatori per trasformare la corrente alternata in corrente continua. Io avevo fatto una cosa molto rozza da attaccare a questa per avere a disposizione la corrente continua per saldare. Avevo fatto un ponte di grossi diodi al silicio con questi affari qua che servivano per raffreddarli, e riuscivo a fare delle saldature migliori con questo sistema qua. Poi ci sono le saldatrici elettroniche adesso. Queste saldatrici elettroniche funzionano così. Non ho detto forse una cosa, che per saldare la corrente diretta, la corrente della rete, da 230 volt, ha una tensione alta e una corrente di ampere bassi e non sono adeguati per saldare. Una volta c'era la 125 con più ampere a parità di fornitura, e con quella, volendo, si poteva saldare direttamente. Allora invece ci sono queste saldatrici elettroniche, dicevo, dove c'è l'alimentazione, la corrente di rete entra, viene raddrizzata, rasata con dei condensatori, abbiamo un'alimentazione in corrente continua però a 230 volt, anzi sale ancora con i condensatori. Dopodiché c'è un sistema switching che trasforma questa tensione, che viene dalla rete raddrizzata, in un sistema di impulsi ad alta frequenza che vanno a finire in un trasformatore,
ed essendo alta la frequenza, il trasformatore a parità di potenza non sarà più grosso così, ma una cosina piccola così. Più alta la frequenza, più il campo magnetico può essere debole e trasferire tantissima energia. Allora, dopo questo trasformatorino piccolo, c'è un sistema di raddrizzatori con dei diodi Schottky o dei diodi fast, comunque veloci, che riescono a raddrizzare quell'alta frequenza e a buttare fuori la corrente continua. Che questa corrente continua chiaramente ha delle variazioni velocissime e non dà il fastidio della corrente alternata, che manca dei momenti perché passa per lo zero ogni tot, qua invece è fittissima, diciamo, l'onda che viene raddrizzata, quindi si ha un rumore tipo un soffio rispetto a queste che fanno un rumore che sembra che è quello della corrente alternata, anche se si mette un raddrizzatore fa lo stesso un rumore l'arco. Invece queste fanno un soffio, essendo a livello ultrasuoni la frequenza. Poi parliamo di altre saldatrici. Allora, in questo caso qua gli elettrodi sono rivestiti di un composto contenente dei minerali vari, tra cui anche il rutilo, ossia biossido di titanio. Questi elementi qua, questi composti qua, durante il lavoro si fondono, creano una crosta che poi vedrete sopra la saldatura fusa, una crosta fusa, un vetro fuso, diciamo, che impedisce di avere il contatto con l'aria della saldatura, che ossiderebbe la stessa goccia che si stacca dall'elettrodo, oppure succedono cose strane, come nel video che avete visto quando abbiamo saldato con un carbone invece che con l'elettrodo e abbiamo fuso comunque il metallo, ma è successo di tutto col carbone. Andate a vedere questo video che è interessantissimo. I primi tentativi di saldatura erano così, nell'800 hanno provato, ma dava scarsi risultati. Allora, oltre alla saldatura con anima metallica e rivestimento, i russi avevano messo a punto un altro tipo di saldatura, filo metallico, che andava sui pezzi da saldare, normalmente era una saldatura fatta automaticamente, questa si usa ancora adesso. Filo metallico e montagnetta sui punti dove aveva saldato di una sabbia fine, composta praticamente dalla stessa cosa che c'è qua intorno. Quindi il filo va sotto la sabbia e salda, si forma una scoria, si fonde questa sabbia e questa polvere, e si chiama saldatura ad arco sommerso. Poi gli americani, tempo di guerra, hanno inventato un altro tipo di saldatura, il TIG, che è una saldatrice dove però il metallo bisogna portarlo come avendo un filo di ferro in mano, mettiamo, e una torcia che quella genera solo calore, come fosse un cannello di acetilenico, solo che è la corrente elettrica che fa funzionare la torcia. Adesso vi faccio vedere come funziona. Questa è una torcia per TIG, per saldatura TIG. Questa funziona con questa saldatrice. Allora, abbiamo un elettrodo di tungsteno che contiene fino al 3% di torio secondo i tipi. Il torio è un elemento radioattivo, infatti è radioattivo, leggermente radioattivo. Questa bacchettina si sente col contatore Geiger. Allora, in questo caso abbiamo un elettrodo nudo che genera l'arco, che è il plasma che va a fondere il metallo, sia i due pezzi, due lembi da unire, sia il metallo che abbiamo un tipo, ho detto, rozzamente un fil di ferro, ma può anche essere, che cola poi e unisce i pezzi. Come si fa a proteggere la saldatura, ma soprattutto anche l'elettrodo? Perché il tungsteno resiste ad altissima temperatura, ma ossida in un attimo, si brucia proprio. Niente, è semplicissimo, questo qua è il supporto di collegamento dell'elettrodo, c'è qua dentro un cavo che porta la corrente all'elettrodo dalla saldatrice e un gas che viene da questo tubo qua. Questo gas è argon, si usa l'argon. L'argon è un gas inerte che va a spandersi, a fare una nuvola, diciamo, sopra la zona da saldare e protegge sia saldatura che elettrodo, e uno può tranquillamente saldare senza bisogno di scorie, di roba che fa la scoria, di rivestimenti, roba qua. Da questa si è passati poi
ha un'altra intuizione che è il MIG, la saldatrice a filo continuo. Allora cosa hanno detto? Ok, proteggiamo con un gas l'arco e anche il metallo, però il metallo invece che portarlo a mano come col TIG esce automaticamente dalla torcia. Adesso qua c'è il filo che è mezzo stolto, ma ecco, ok, praticamente si va sul punto, si dà il comando, tanto qua esce il gas di protezione e il filo esce mosso da un motorino spinto, c'è un rocchetto, vi facciamo vedere qua dentro, dove è avvolto tutto il filo, una matassa di filo su un rocchetto. Questo meccanismo qua con motorino lo spinge in questa guaina fino a farlo uscire di qua con la velocità che vogliamo, che impostiamo. Possiamo impostare velocità, corrente e tutto. Come si molla il tasto si ferma il filo, si ferma la corrente. È praticissima perché è come saldare ad arco, senza avere in mano il metallo da sporto, però non fa scoria come il TIG, e è una cosa comodissima che con l'elettrodo ogni tot, quando è consumato, bisogna cambiarlo, invece qua si va sempre, si salda sempre a cordoni lunghi. Abbiamo un bel trasformatore da 1000 volt ampere, 1 kV ampere, e proviamo a costruire una saldatrice, ma più che altro usiamolo per saldare. E adesso vi facciamo vedere come si improvvisa una saldatrice a elettrodo con un semplice trasformatore. Allora, semplice, un trasformatore, questo qua, per impianti ausiliari dei quadri elettrici di potenza, dove c'è un trasformatore che viene alimentato normalmente a 400 volt e dà, in questo caso, 0, 55, 110, si preleva da 110 che comanda teleruttori, aziona tutte queste cose qua, lampade spie, relè. Questo qua è un trasformatore da 1 kVA, ha varie tensioni di alimentazione, questo è il comune, 0, 230, 400, 440, 500. Questo è un trasformatore rigido, se noi collegassimo, lo alimentassimo a 220, a 230, succederebbe che come cortocircuitiamo il secondario con un elettrodo, scatta la corrente. Ha bisogno anche lui di un ballast, ha bisogno di un qualcosa in serie, di un'induttanza in serie, una resistenza. Ebbene, noi ce l'abbiamo all'interno del trasformatore stesso, perché noi collegheremo tra 0 e 500 volt pur dandogli la 230, quindi quasi più del doppio della quasi il doppio della tensione. Quindi succederà che questo trasformatore con una tensione bassa sul primario evidenzierà, disturberà, diciamo, il funzionamento con la sua alta induttanza, perché a questo punto, dando una tensione bassa su un primario per tensione alta, l'induttanza lo renderà un trasformatore non più rigido, e anche la resistenza del filo di rame, un trasformatore non più rigido, quindi cortocircuitando il secondario non sarà un vero cortocircuito sul primario e non scatterà l'interruttore. Fa lui da ballast, lui stesso. Quindi facciamo così, colleghiamo tutto, colleghiamo prima il primario, seguo la normativa, lo 0 lo metto sul neutro, non serve a niente, non c'entra niente, e mettiamo la massima tensione, mettiamo i 500 volt sul primario, cioè colleghiamo la 230 ai 500 volt, quindi sarà una cosa tranquilla per lui come funzionamento, a vuoto sicuramente, a carico no, a carico naturalmente supereremo la corrente che può dare il secondario, quindi si può lavorare per pochi minuti, perché poi scalda e lasciarlo raffreddare, non è per uso continuo questo sistema. Poi a questo punto facciamo così e colleghiamo 0 con un cavo grosso, tanto grosso che quasi non entra nella morsettiera. Ok, e colleghiamo l'altro cavo non sui 55
ma sui 110 volt, che in realtà in questo caso, dato che alimentiamo con circa metà della tensione i 500 volt, avremo 55 volt sui 110 a vuoto, cioè quando non si collega a nulla che assorbe corrente. Questo morsetto mi sembra un po' ossidato, un trasformatore che è stato all'acqua per degli anni questo, però funziona ancora perché è bello impregnato di resina, via qua non tanto, ma gli avvolgimenti sicuro. Questa qua è dura per l'ossidazione, comunque stringiamole bene. Allora, qua abbiamo i due cavi. Io farei così, vorrei saldare questi pezzi, due pezzi di ferro. Facciamo questa cosa qua. Allora, io direi che mettiamo il collegamento, lo facciamo così. Guardate che bella soluzione. Lo mettiamo a contatto così del ferro che vogliamo saldare e poi ci schiacciamo contro un sergente. Che ci assicura un buon contatto elettrico. Ok, qua c'è un chiodo di qualche vecchia brasatura perché usiamo il gas beton come dima per fare le brasature a Castoling. Qua c'è l'altro ferro, saldiamo così o così, no, così. Saldiamolo così, devo stare un po' di qua, un po' scomodo perché poi non userò l'apposita pinza per saldare. Mettiamo un peso qua sopra, ecco qua, così non si muove niente. Usiamo una vecchia maschera perché quella nuova non funziona più bene, quella automatica che si oscura da sola. Qua? Ma sì, ma chi se ne frega. Facciamo un collegamento proprio rozzo. Gli diamo dei giri intorno, poi lo sfigliamo un pochino e lo rinfiliamo che si aggruma il rame e tiene di più. E ora proviamo, però devo vedere una cosa, devo avvicinare il trasformatore, se no questo filo è corto, ecco così. Poi non mi voglio bruciare le mani, anche se ce l'ho belle resistenti, userò le pinze. Adesso attacchiamo la corrente. Ok. Vediamo cosa succede. Si attacca l'elettrodo, questa è una cosa che fa anche la saldatrice. Dal rumore mi sembra che lavori bene, dall'aspetto della scoria mi sembra che abbia lavorato bene. Allora i fili si sono scaldati, questo qua è un elettrodo da 2 mm, penso che non regga un 2,5 questo sistema perché guardate l'avvolgimento secondario, che cavo piccolo, che filo piccolo che ha, qua è inguainato, un po' scaldato e tiepido, quindi si possono fare altri cordoni prima di scaldarlo molto. Quindi andiamo a vedere cosa è successo. Leviamo questo, leviamo il peso. È venuta ancora abbastanza dritta, tenendo con le pinze in quel modo lì di tutto, che non è una cosa molto pratica. E adesso prendo qualcosa, un martellino, e vediamo che saldatura è uscita. L'elettrodo devo dire che è di buona qualità perché con un sistema del genere ha fatto anche un bel cordone, via, per quanto possibile, è anche bello resistente, saldatura senza saldatrice.
Allora avete visto che ci siamo riusciti con un sistema semplicissimo a saldare due lamirine di ferro. Chiaramente non può portare elettrodi più grossi del 2, però siamo riusciti a saldare. Volevo aggiungere ancora una cosa. C'è ancora un sistema molto particolare di saldatura che non si impiega più. Si chiamava il sistema dell'arco atomico. Allora, come funzionava? Intanto vi dico che l'ha inventato Irving Langmuir, un ingegnere nonché scienziato statunitense, che ha inventato tantissime cose, compreso il riempimento di argon nelle lampadine per farle durare di più, diventare più luminose, lampadine a incandescenza, e tante altre cose. Allora, poi è stato anche sviluppato poi successivamente molto in Italia, comunque si parla degli anni 20. Allora, cosa facevano? Con una cosa del genere alimentavano due carboni dai quali scoccava l'arco. A volte ce n'erano altri due davanti. Veniva iniettato un getto di idrogeno tra questi carboni dove c'era l'arco e si formava un dardo dagli ultimi carboni. L'arco veniva allungato, si aveva un dardo particolare. L'idrogeno è H2, cioè sono due atomi di idrogeno che formano la molecola H2. Quando l'idrogeno passa nell'arco a quella temperatura altissima, si spacca la molecola, si divide e si hanno tanti H. Il getto diventa di H, cioè atomi slegati liberi di idrogeno. Questo processo, questa reazione, assorbe una quantità di energia enorme e questa energia gliela dà proprio l'arco che lo scalda. Procedendo e andando a picchiare sul pezzo da saldare, questo idrogeno atomico, si chiama arco atomico perché è formato da un arco formato da atomi di idrogeno liberi. Questo idrogeno va a raffreddarsi sul pezzo e succede che raffreddandosi si riuniscono gli atomi formando di nuovo le molecole H2. In questo processo qua succede che tutta l'energia che ha acquisito per essere diviso viene scaricata in calore proprio sul pezzo, generando un punto caldissimo ad altissima temperatura. È stato usato per cose particolari, poi con l'invenzione del TIG è finito questo impiego qua. A questo punto, se vi è piaciuto il video mettete like, ringraziamo tutti quanti che ci hanno offerto un caffè, ringraziamo tutti quanti che ci stanno a guardare e seguono i nostri video. Chi vuol seguire si può iscrivere e se si iscrive può mettere c'è il simbolo della campanella, attivando quello arrivano le notifiche sul telefono o sul PC. Poi un'altra cosa che dico sempre, ci sono le playlist nel nostro canale, quindi ad esempio abbiamo parlato di saldatura, questo video andrà in questo elenco dove ci sarà saldatura, brasature, tutte queste cose qua, voi andate a vedere, quello parla di ogni tipo di saldatura, eccetera, eccetera. A questo punto, bella ragazzi! Bella ragazzi!